Arrivare in Toscana, in un luogo ben determinato, da un paesaggio stupendo, da un'atmosfera stupenda, per un progettista è come avere gli elementi per poter poi creare un progetto che sia unico. L'unicità dipende comunque sempre da un rapporto globale col territorio, col circostante, con tutto quello che effettivamente tu hai visto e che devi tenere in considerazione senza che sia dimenticato nessuna delle componenti che potranno in sinergia col tuo progetto entrare in una definizione finale verso quello che voleva la committenza, quello che effettivamente rappresentava per loro l'obiettivo di una vita. Ci siamo soffermati moltissimo sulla posizione logistica, sull'orientamento solare, sulla vista, per cui la prima fase è stata quella di andare ad ubicare l'edificio in maniera inossidabile rispetto alla planimetria iniziale che ci era stata posta come condizione indispensabile. L'integrazione fra l'architettura e l'interior design è stata studiata e dettagliata nei particolari attraverso elementi di design istituzionalizzati, ma gran parte del contesto è stato da noi realizzato su misura, sia come elementi di arredo e contenitivo, sia come elementi di rivestimento. Grande importanza anche a quelli che sono gli aspetti funzionali dell'abitazione, così come anche le due cucine poste una al piano superiore dove abbiamo studiato un blocco centrale in acciaio con degli elementi apre e chiudi e con lo scomparso totale di tutti gli elementi funzionali, mentre nella zona interrata abbiamo preferito per un monocolore generalizzato solamente sul piano centrale della cucina con la stessa pietra che dal pavimento si ergeva e diventava piano della cucina. Anche questa è totalmente nascosta, invisibile, si denota solamente il blocco centrale e tutti gli elementi funzionali sono inseriti all'interno di pannellature che apri e chiudi poi hanno la funzionalità dell'uso. Grande attenzione è stata posta anche negli ambienti tecnici, negli ambienti bagni, dove abbiamo cercato di dare un'identità in base agli spazi e in base alla morfologia di ogni singolo elemento e anche all'ubicazione e alla funzionalità. Nei bagni padronali abbiamo cercato chiaramente degli elementi di connessione con quello che era la stessa stanza da notte o la stanza annessa. Tutto questo chiaramente anche gli arredi entrano in totale sintonia come colorazione, quindi è un intervento quasi mono dove ogni contesto viene visto e studiato in funzione appunto dell'utilizzo che se ne farà, ma soprattutto all'abbandono di un occhio che vuole rilassarsi in un ambiente dove è posizionato anche l'home theater, dove è posizionato la zona degustativa dell'intera abitazione. L'insieme poi costituisce una serie di paradigmi che noi utilizziamo molto nella nostra architettura, che è la suddivisione per parti delle varie zone attraverso degli elementi che compaiono e scompaiono con semplici meccanismi di scorrimento. Per cui anche questo fa sì che l'ambiente, cioè gli interni, subiscono delle variazioni, piccole variazioni, in maniera tale da dare priorità in base all'utilizzo degli spazi morfologici dell'interno. Mentre nella divisione dei materiali abbiamo forzatamente voluto nella zona giorno un pavimento molto esile nella colorazione dei toni molto caldi, per poi penetrare nella zona notte con legno di parquet di noce nazionale che entrano chiaramente in una sorta di integrazione attraverso il rialzo di un gradino
della zona notte. La cosa importante di tutto il progetto è la longitudinalità spezzata poi da un patio centrale che diventa elemento fondamentale e la divisione fra il giorno e la notte, fra quello che è la rappresentazione di un elemento cardine, è quasi il centro dell'universo di questa casa, che è rappresentato poi da questo elemento verticale che è praticamente un albero di carubo che parte dal piano seminterrato per arrivare poi anche nel giardino che sta nel piano di copertura della villa. Quando abbiamo pensato il landscape, l'abbiamo pensato come elemento di raffinatezza di ciò che era il preesistente, cioè un preesistente già parecchio presente col verde. Abbiamo voluto confrontarci con delle essenze autoctone, con delle essenze che già esistono all'interno del grande giardino, ma che dovevano sicuramente con il nostro fare architettura del giardino entrare in totale simbiosi. Tutto questo ci ha aiutato tantissimo perché abbiamo generato una miscelanza di effetti di verde che, partendo dalla quota iniziale 0 per portarli poi sul tetto giardino fino al piano seminterrato, siamo riusciti a creare un'integrazione massiva di quello che era il colore variegato che il contesto già nel suo essere poneva nella fase iniziale. È chiaro che in un contesto del genere e in un benessere generale non ci siamo dimenticati dello sport. Abbiamo cercato in qualche modo di dare continuità alla villa con l'inserimento di spazi dedicati allo sport, una richiesta che proveniva chiaramente da chi ci ha affidato l'incarico, ma una sensibilità anche a questo derivava da noi. Tutto questo abbiamo cercato in uno studio di luminotecnica essenziale di fare interagire questo percorso che va dalla luce naturale fino ad arrivare al buio, un passaggio quasi spontaneo, per cui da questo punto di vista abbiamo cercato una miscelanza di effetti luminosi, posizionamento dei corpi illuminanti e di gradazione di colore appunto dei LED che abbiamo utilizzato, in maniera tale che in un filtro ideale, perfetto, comandato anche da una domotica perfetta, ci desse il risultato auspicato. Per dare massima funzionalità all'intera villa abbiamo cercato di creare anche altri elementi di tecnologia applicata che potessero, migliorare la qualità gestionale dell'ambiente, per cui anche le tende automatizzate con sistemi innovativi anche queste. Non esistono TV, ma esistono dei sistemi video controllati in maniera tale che tutto scende dal tetto nel momento in cui serve, quindi dal telo al proiettore e nei vari ambienti appunto dove il committente ci ha richiesto questo tipo di funzione. Abbiamo cercato anche la gestione delle luci, ma non come scenari, ma come esigenza reale che gli ambienti avessero questo rapporto ottico fra interno e esterno in maniera perfetta nel percepirlo. Gli elementi che avevamo in mano erano tanti, abbiamo progettato questa villa in maniera integrale, occupandoci dalla progettazione preliminare fino agli esecutivi dettagliati del cantiere. In pratica abbiamo creato un manufatto dove tutto genera praticamente un benessere e nello stesso tempo rappresenta la nostra architettura, il nostro fare architettura.